Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio 2022. Sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, mostrami. Oh, grazie. Beh, 4 carte no, forse sono troppe. Vergine per la seconda parte di maggio 2022. Abbiamo l'imperatore, cari amici della Vergine. L'imperatore parla di stabilità, parla di concretezza, parla di regole, in alcuni casi fa riferimento a quello che è un padre o in senso più ampio al genitore, all'essere genitore, ok? Comunque diciamo che l'imperatore di per sé fa riferimento a quello che è una stabilità, una concretezza a livello proprio pratico, parla di potere materiale, ok? Ok, allora cominciamo con un 2 di spade. Quindi può essere che qualcuno sia stato nella necessità di effettuare una scelta, guardate anche il carro comunque qui me lo ribadisce che c'è stata il bisogno o c'è ancora questo bisogno di fare una scelta. Probabilmente qualcuno qui si è trovato davanti ad un bivio e si sta valutando quale sia l'opzione migliore da prendere. È vero che con il 2 di spade ci sono delle cose che non si vedono, ci sono comunque dei forti dubbi interiori, proprio perché non si ha la situazione chiara nel suo complesso. Abbiamo poi il carro qui parla di quello che è o una scelta effettuata con successo, quindi è già diciamo il passo dopo rispetto al 2 di spade che vedevamo qui, oppure potrebbe parlare di quello che è un viaggio, un trasferimento, uno spostamento, è comunque una carta di movimento. Per qualcuno mi dicono che si tratta di scegliere la macchina fondamentalmente, probabilmente dovete cambiare macchina, non so, è un mezzo di lavoro. Continuiamo poi con un 6 di bastoni e con la carta della giustizia. Quindi il 6 di bastoni promette bene, è la carta del successo, è la carta della vittoria, quindi si va verso quello che è la direzione che vi darà il riconoscimento, proprio con questo carro, con questa direzione che state dando alla vostra situazione. La carta della giustizia però mi dà da pensare che probabilmente quelle cose che qui non vedevate potrebbe essere o che vengano a galla con la carta della giustizia, perché normalmente parla di qualche cosa che si viene a sapere, oppure potrebbe parlare di qualche cosa che è necessario tagliare, di qualche cosa che non serve più, insomma, perché la giustizia come rappresentazione, diciamo così, ha la spada in mano e la spada serve per tagliare quello che non serve più nella propria evoluzione personale. Difatti poi andiamo avanti con un 5 di pentacoli. Qui si parla di qualche tipo di perdita a livello materiale, a livello concreto. Potrebbe anche essere una perdita di tempo, per capirci. Però molte volte il 5 di pentacoli fa anche riferimento a una ferita del passato che comunque non è ancora stata curata. Andiamo a vedere, ok, abbiamo la sacerdotessa, abbiamo il 2 di coppe e abbiamo la carta del mondo. Quindi io credo che questo 5 di pentacoli dia la possibilità di fare una riflessione personale affiancato da questa sacerdotessa che vi dice appunto, perché la sacerdotessa è collegata con l'inconscio, con quello che magari si tende a nascondere, anche un po' come dice la giustizia qui, no? Però non è che si voglia nascondere questo qualche cosa a qualcuno perché non si voglia essere onesti, semplicemente è un po' la stessa energia del 2 di spade che avevamo qui all'inizio, dove non si vedono le cose, si ha talmente tanta confusione mentale da non vedere chiaro la situazione in modo obiettivo. È come se si vedesse il particolare e non si riuscisse a avere la visione di insieme. Comunque vi dico,
che la stesa finisce benissimo perché abbiamo un 2 di coppe e la carta del mondo. Quindi, se non fosse in coppia, il 2 di coppe mi parla proprio di quello che è un'unione, un inizio di qualche tipo di relazione, un incontro, un accordo, un qualche tipo di compromesso. E la carta del mondo è una carta di compimento, è una carta che parla di quello che è la conclusione di un ciclo, l'arrivo, il traguardo, se vogliamo. Parla anche di nascite di bambini per certi versi, ma visto che qui c'era la carta del carro, avendo anche la carta del mondo, si potrebbe proprio parlare di quello che è un trasferimento all'estero, perché sono due carte comunque che esprimono una distanza molto lunga. Ok, andiamo a vedere questo 2 di spade, per piacere, grazie. Abbiamo un re di pentacoli, abbiamo un fante di spade e abbiamo la carta della stella. Allora, probabilmente questo 2 di spade, questo bivio che voi state avendo, riguarda un vostro obiettivo, un vostro desiderio con la carta della stella, ok? Cioè, potrebbe essere che qui qualcuno ha proprio voglia di realizzare qualche tipo di sogno, perché la stella fa proprio riferimento a quelli che potrebbero essere i sogni nel cassetto, o magari, perché no, qualcuno ha questo sogno in coppia da realizzare, ok? E quindi qui sento che un po' il senso di questo 2 di spade è: vado avanti da solo o da sola, o attendo che l'altro o l'altra si decida in questo tipo di situazione o di relazione. Se non aveste nessuno, si tratta di valutare quello che è il vostro potere personale. Vi ricordo che avevate l'imperatore che parla di proprio potere materiale. Qui avete anche un re di denari. Parliamo di finanze o parliamo di una persona che comunque può essere questa persona che crea i dubbi del 2 di spade, oppure i dubbi potrebbero essere inerenti questa persona, questo re di pentacoli, ok? Che sento essere una persona un po' idealista, sinceramente. Ma comunque, tutto diciamo che fa riferimento a quello che è il vostro obiettivo, a quello che è il vostro sogno, se vogliamo chiamarlo così, ecco. La carta della stella parla anche quello del avete anche qui la sacerdotessa, parlano di intuizione. Io credo che qualcuno qui abbia un'intuizione molto sviluppata, molto, ma ci sono condizionamenti mentali portati dall'imperatore, rigidità più che sì, che poi sono anche condizionamenti, che fa sì che blocchi un pochettino questa sorta di intuizione. Andiamo a vedere la carta del carro, di che cosa ci parla, per piacere, grazie. Allora, abbiamo, wow, ruota della fortuna, 4 di denari e il 5 di bastoni. Sì, come vi dicevo, qui bisogna cambiare qualche cosa per quello che riguarda le cose che si hanno. Il 4 di denari parla di un attaccamento da un punto di vista materiale, parla di un attaccamento a qualche possedimento, a qualche concretezza, a qualche casa anche potrebbe essere, perché è l'imperatore un numero 4, fa riferimento anche alle case. Si parla, come dicevo, proprio di un attaccamento di tipo materiale, e qui con la carta del carro e la ruota della fortuna sembra quasi che il 5 di bastoni, sembra quasi che ci siano, per qualcuno potrebbero essere delle lotte inerenti a un'eredità, inerente a quello che è una spartizione di guadagni, ok? Mi parlano di due fratelli. Ehm, Mentre per altri potrebbe proprio essere, con questa ruota della fortuna, il fatto di cambiare completamente la vostra prospettiva per quello che riguarda questo 4 di pentacoli, quindi l'importanza di quello che è la materialità nella vostra vita, è un po' come ridimensionare. La ruota della fortuna per qualcuno potrebbe anche significare una vincita o comunque un aiuto inaspettato. Vi ricordo che qui avete un re di denari, anche il re di denari può parlare di quello che è un aiuto inaspettato per qualcuno. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, perché comunque qui avete una vittoria, avete quello che è una vincita,
Abbiamo un 7 di pentacoli, la carta degli amanti, guardate, la carta della temperanza e il matto, wow, 3 arcani maggiori su 4. Quindi qui fondamentalmente il 6 di bastoni parla da solo, dovete tenere un atteggiamento positivo, come vi dice il 7 di pentacoli, ok? Fondamentalmente stare fermi e occuparvi di quello che è il vostro amor proprio, di guarire quello che è il vostro bambino interiore. Voi occupatevi di star bene e vedrete che avete anche comunque la carta del matto. Il matto parla di quello che è una rinnovata fiducia, di sentimenti puri, parla di quello che è l'impulso all'azione. Io sento che state andando bene, insomma. Ok, questo 6 di bastoni parla di quello che è il vostro riconoscimento, il vostro successo personale anche. Andiamo a vedere la carta della giustizia e di che cosa ci parla, perché magari per qualcuno si tratta di qualche cosa a livello burocratico. Allora abbiamo la regina di spade, l'appeso e un asso di denari, quindi sì, potrebbe esserci che questa regina di spade per voi rappresenti una persona che sta mettendo un po', se vogliamo, il becco, il naso, insomma in tutto quello che è la giustizia per voi possa rappresentare come carta, sta portando comunque dei rallentamenti, quindi se state aspettando anche in questo periodo degli esiti a livello di tribunale, vi dico che avete 2 carte di attesa qui e probabilmente non arriveranno così in fretta come voi ve li aspettate. So che state friggendo per cominciare, per avere questo nuovo inizio, avete voglia insomma, ma probabilmente le cose arrivano quando siamo pronti. E avendo anche questa carta di appeso, è come se doveste ancora imparare siete ancora working in progress, state ancora lavorando su quello che è la vostra guarigione, su quello che è il vostro equilibrio, il vostro amor proprio, la fiducia in voi stessi e quindi il momento appeso vi dà la possibilità di terminare questo tipo di ciclo di trasformazione, di terminare questa guarigione. Vi ricordo che anche qui avevate la ruota della fortuna, quindi qualcosa cambia, o sì o sì. Andiamo a vedere il 5 di denari. Ok, allora abbiamo il 6 di spade e il 9 di spade. Allora, la perdita di cui parla il 5 di denari potrebbe far riferimento semplicemente al fatto che si lasciano indietro determinate credenze limitanti, determinate costrizioni e rigidità che sono da imputare alla famiglia. Certe cose probabilmente portavano ansia, certe altre portavano preoccupazioni ed è per quello che si tende a lasciare indietro. Sono cose materiali, però sono cose perché per qualcuno, essendo un 5 di denari, potrebbero essere proprio cose riferite alla casa, quell'attaccamento che sentivamo qui con i 4 di denari, però sento che alla fine tirate un sospiro di sollievo, dite ma chi se ne frega, cioè ma tienti tutto. Sì, per molti secondo me risuona così, per altri può essere semplicemente il fatto di staccarsi, come dicevo, da, idee o credenze che non fanno più bene, perché comunque tendono a portare quest'ansia, questa preoccupazione che magari non ha motivo di esistere, nel senso avete comunque la giustizia, si parla anche di giustizia divina. Andiamo a vedere la sacerdotessa per piacere, grazie. Abbiamo la torre e un 3 di bastoni. Quindi qui il lavoro di cui ci parla la sacerdotessa fondamentalmente è di rivolgervi dentro, di ascoltare il vostro intuito, di far cadere l'ego. Io voglio. Mhmm, sapete, l'universo ci mette davanti le prove che la nostra anima ha bisogno di affrontare. E non è detto che siano le cose che noi vogliamo. Quindi si tratta un po' di quello. Si tratta di ridimensionare, se vogliamo, con questa torre, quello che è probabilmente l'idea di un progetto, quello che è l'idea anche di un viaggio, magari è lo stesso viaggio di cui si parlava qui, ehm, con il carro. Però andiamo a vedere questo 2 di coppe perché comunque il 2 di coppe mi parla di unione, mi parla di compromesso, mi parla anche di anime gemelle. Abbiamo, wow, 3 di coppe, vorrei solo farvele vedere, sono bellissime, 3 di coppe, cavaliere di coppe, la carta dell'eremita, l'asso di spade e l'asso di bastoni. Ok, quindi qui si tratta di un incontro, ok, dove viene fatta una proposta, dove viene fatta un'offerta con questo cavaliere di coppe.
Sento che comunque con la carta dell'eremita, perché vi ricordo che qui avete l'eremita, ma qui c'era anche la sacerdotessa, e quindi è come se sia la parte maschile che la parte femminile di questa relazione, avessero raggiunto una loro maturità emotiva e ci fosse qui una rinnovata chiarezza mentale in quello che è quest'unione del 2 di coppe, un nuovo inizio con passione, okay? Qualche cosa che, come vi dice la giustizia, taglia quello che non serve più, mette chiarezza nei pensieri, che è quello che non c'era all'inizio del periodo, e si va verso questo nuovo inizio. Anche qui avete ben 3 assi, quindi voglio dire, si parla proprio di nuovi inizi, si parla di questa boccata d'aria. Secondo me, una volta che si fa questo lavoro, che si lascia cadere l'ego, arriva questa proposta da questo cavaliere di coppe, che se non avete nessuno in questo momento potrebbe essere una nuova persona che entra nella vostra vita, o potrebbe essere anche una riconciliazione con qualcuno magari del passato, okay? Il passato, vi dirò, non lo vedo tantissimo, io credo più che sia una persona nuova, però magari a qualcuno risuona come una persona del passato, che magari conoscevate già, diciamo, ma è nuova da un punto di vista romantico, ecco, potrebbe anche essere così. Andiamo a vedere l'ultima carta del mondo, perché il mondo parla di compimento, parla di riuscita, parla di quello che è la chiusura di un ciclo e di conseguenza l'inizio di un ciclo nuovo. Il carro un'altra volta, quindi sì, ho proprio forte per qualcuno l'idea del viaggio, del trasferimento. Poi abbiamo l'otto di coppa al contrario, morte al contrario, il giudizio al contrario. Adesso poi voi qui le carte non le vedete più. Vi sposto un po' tutto questo così. Ok. E il mondo al contrario, ok? Quindi finiamo con una miriade, diciamo, di arcani maggiori. Sento che qui la chiusura del ciclo sarà ben ben importante, ok? Magari per qualcuno sarà un po' obbligata, sento, perché avete tante carte al contrario, comunque c'è anche una morte, però comunque sento che per qualcuno il cambio è un cambio di idea. Probabilmente qualcuno decide di non andarsene. Vi dirò, tutto questo lavoro vi darà la possibilità di, mi verrebbe da dire, veder arrivare il cambio, okay? Normalmente quando arriva al mondo, sono quei cambi che arrivano inaspettati, dove uno non se lo aspetta, arrivano così dall'oggi al domani, stravolgono la vita in bene, però stravolgono la vita. E invece qui è come se voi steste andando con questo carro proprio nella direzione, perché tutte queste carte sono al contrario, ancora non arrivano, ma stanno per arrivare, è come se le aveste un certo tipo di percezione, okay? Interessante. Vedete che con questa chiusura ciclo, anche questa carta del giudizio si girerà. Ecco, forse è l'unico il riferimento che ho al passato, la carta del giudizio. Ok, andiamo a vedere con gli angeli del cuore che cosa vi dicono. Un messaggio ancora, per piacere, grazie. Anima gemella, wow! Vi ricordo che avevate anche un 2 di coppe, bellissimo. E avevate anche qui la carta degli amanti. Quindi per qualcuno davvero si tratta di lasciarsi indietro questa situazione, e dopo il movimento del carro si arriva a questo cavaliere di coppe, quindi si arriva a conoscere l'anima gemella. Andiamo a vedere, e penso che per molti non bisogna andare molto lontano, non si debba andare molto lontano da dopo questo trasferimento, da dopo questo movimento, perché sì, abbiamo il carro, però è vero che abbiamo anche l'otto di coppe al contrario, il mondo al contrario, quindi sento che non vi dovete spostare di molto. Andiamo a vedere ancora un messaggio. Grazie. Essenza, sì, qui è un po' come se le carte vi dicessero esprimi la tua essenza pura, senza giochi mentali, senza. Bellissime carte, amici della Vergine. Questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.